Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole continuiamo l'approfondimento sulle pagine layout di OpenHub. Nel video precedente, che era un video introduttivo, abbiamo appunto introdotto cosa sono le pagine layout e per cosa si usano. Oggi approfondiamo la tipologia di pagina layout di tipo responsive, che tendenzialmente potrebbe essere la tipologia di pagina più utilizzata. Andiamo quindi insieme a vedere, come al solito, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico, cosa sono e come si creano le pagine layout di tipo responsive. Per cosa si usano le pagine di tipo responsive? Allora, le pagine di tipo responsive sono il tipo di pagina più comune utilizzato in OpenHub anche nella main UI e semplicemente per il fatto di essere di tipo responsive permettono l'adattamento automatico ai diversi dispositivi con cui vengono navigate. Questo permette quindi di creare un'unica interfaccia molto flessibile per essere vista su diverse tipologie di schermo, quindi dallo smartphone in verticale al tablet fino al desktop e quindi sul browser web. Per questa particolare caratteristica sono adatte a essere utilizzate come interfaccia unica principale di OpenHub. Nella progettazione della tipologia di pagina responsive noi possiamo essere liberi di far gestire tutto in automatico al sistema e quindi l'adattamento ai vari dispositivi, oppure poter effettuare invece noi dal punto di vista della progettazione un controllo su come deve apparire la pagina sui diversi dispositivi. Infatti nella progettazione di pagine di tipo responsive abbiamo a disposizione diversi oggetti e diverse strutture in cui andare a inserire i nostri widget. Queste strutture ci permettono di, in base a quale scegliamo, decidere se lasciare al sistema l'adattamento verso i vari tipi di schermo oppure se far controllare la cosa a noi. Quindi avremo delle strutture più libere come il masonry e le celle all'interno dei blocchi e delle strutture un pochino più rigide come il layout di tipo riga e colonna. Fatta questa introduzione andiamo a vedere insieme come progettare una pagina di tipo responsive e come questa, in funzione del tipo di blocchi che decideremo di gestire, si visualizza nei vari dispositivi. Passiamo quindi sull'interfaccia di OpenHub e andiamo a crearci una pagina di esempio. Quindi andiamo su impostazioni, pages, aggiungiamo una pagina ovviamente di tipo layout, gli diamo un nome, test responsive, la aggiungiamo alla sidebar dovesse servirci e poi non dobbiamo toccare la parte qua sotto dove c'è scritto layout type perché di default la pagina è responsive. Nel caso in cui si voglia utilizzare un layout fisso, allora bisogna andare a selezionare quale utilizzare, quindi lasciamo così di default. E come vedete la gestione della pagina consta di due macro zone. La zona dove aggiungiamo i blocchi di oggetti in cui andremo ad aggiungere i widget è una zona chiamata masonry, che è una zona responsive in cui anche qua possiamo aggiungere dei widget che però vengono automaticamente ridistribuiti sulla pagina in funzione dello schermo, quindi del dispositivo che sta navigando l'interfaccia, utilizzando un layout abbastanza compatto. Quindi noi adesso andremo ad aggiungere dei blocchi in cui inseriremo degli oggetti contenitori di widget e vedremo quali sono le caratteristiche che le rendono responsive e che cosa le differenzia tra un tipo e l'altro. E poi andremo anche a vedere il masonry, la zona del masonry, come popolarla e come effettivamente poi viene renderizzata. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare per aggiungere degli oggetti nella nostra pagina è quella di creare almeno un block. Creando un block viene creata una nuova riga in cui possiamo definire il nome del block, quindi il titolo, lo chiamiamo primo blocco, e all'interno di questo blocco noi possiamo aggiungere delle righe che poi conterranno a loro volta delle colonne in cui saranno inseriti i widget, oppure direttamente delle celle in cui inseriremo i widget. La differenza sostanziale tra righe, colonne e celle è che le celle sono responsive e si distribuiscono in automatico nello spazio a disposizione, mentre
righe e colonne hanno bisogno di input per sapere come devono ridistribuirsi in funzione del dispositivo che li sta navigando, altrimenti tutte le colonne inserite all'interno della stessa riga staranno fisicamente sulla stessa riga. Possiamo aggiungere ovviamente più blocchi. Una volta aggiunti blocchi e popolati di widget, li possiamo eventualmente spostare facendo move up oppure rimuovere. Quindi adesso teniamoci 2 blocchi e andiamo a popolarli. Il primo blocco, anzi cambiamogli nome così lo sappiamo. Il primo blocco lo chiamiamo row call, mentre nel secondo blocco andremo a mettere cell. Quindi primo blocco aggiungiamo una riga. Come vedete la riga aggiunge effettivamente una riga all'interno del blocco selezionato e all'interno della riga possiamo aggiungere solo colonne. Quindi aggiungiamo una colonna. Vedete che la colonna di default occupa tutto lo spazio a disposizione che ha sulla riga. Le colonne hanno anche delle opzioni che, vediamo successivamente, servono a definire il comportamento responsive di questa particolare colonna. Nella colonna possiamo aggiungere finalmente i nostri widget che troviamo dalla libreria standard di OpenHub. Sono i widget che sono compatibili con la colonna, quindi che possono essere aggiunti in un oggetto di tipo colonna. Poi potremo avere dei widget personali che ci siamo creati noi oppure importarli da dei modelli esterni. Io al momento non ho nulla di tutto questo, ma per valutare come si comporta la pagina a livello di layout possiamo utilizzare gli oggetti standard. Aggiungiamo un oggetto proprio standard che è la label. In questo modo abbiamo la nostra label aggiunta nella nostra colonna e possiamo configurarla. Diamo un titolo e questa la chiamiamo row 1 call 1. Non mi dilungo sulle impostazioni che ci sono sui singoli oggetti, sui singoli widget, perché lo scopo di questo video è quello di capire come gestire il layout della pagina. Quindi lasciamo tutto di default, mettiamo solo un item per visualizzare un'informazione, possiamo mettere energia, consumo, energia del piano terra. E il resto lasciamo così perché sono più o meno sempre le stesse impostazioni. Quindi prima cosa andiamo a vedere se sta funzionando la pagina, quindi andiamo in run mode. Come vedete io ho la mia riga con la singola colonna che mi occupa tutto lo spazio a disposizione. Andiamo a duplicare questa colonna per aggiungere ulteriori colonne, che possiamo farlo dall'add column oppure possiamo andare a editare lo YAML della nostra riga per fare un pochino più in fretta, copiando tutto il blocco colonna. Quindi questo è row 1 col 2, mettiamo come item anche il primo piano e facciamo la stessa cosa per la colonna 3 e mettiamo il seminterrato. In questo modo vedete come facilmente ho copiato la mia prima colonna in altre colonne modificando solo quello che c'era di diverso. Se vado in run mode ottengo la mia bella, praticamente è una tabella la gestione righe e colonne, quindi con la mia riga e le 3 colonne che occupano tutto lo spazio a disposizione sul mio desktop. Duplichiamo questa riga andando a modificare lo YAML del blocco, quindi io prendo questa riga e la incollo sotto l'altra, vado a cambiare quello che mi interessa e quindi semplicemente i riferimenti alla riga 2. Ho aggiunto la mia seconda riga e ovviamente se vado a vederla ottengo la mia tabella con 2 righe e 3 colonne. Cosa succede se vedo come si comporta questo layout a livello di responsive? Quindi io utilizzo gli strumenti di sviluppo, clicco sulla simulazione del device, mi metto in responsive così è un po' più comodo e vediamo cosa succede man mano che diminuisco la dimensione. Vedete che le colonne si autoridimensionano per distribuirsi in maniera equa ovviamente
sullo spazio a disposizione, però rimangono tutte sulla stessa riga. Quindi le prime 3 che facevano parte della prima riga rimangono tutte allineate, così come le seconde 3. Ovviamente questo non è un comportamento responsive, in quanto sotto una certa soglia di dimensione le informazioni non sarebbero più leggibili. Diciamo che il responsive in questo caso lo vediamo per il fatto che la pagina non vada al di fuori dei limiti del device. Quindi la pagina si ridimensiona come larghezza massima, ridimensionando gli oggetti al suo interno, e non fa apparire né barre di scorrimento e né fa sparire degli oggetti, come invece si comporta il layout fisso. Però non è un comportamento appunto utile a livello responsive per una tabella visualizzarla in questo modo su un dispositivo tipo smartphone che ha una visualizzazione verticale. Quindi, per rendere più responsive la gestione righe e colonne, adesso disattiviamo un attimino la simulazione, torniamo in Edit, io vado a definire delle opzioni di breaking responsive sulle singole colonne. Quindi posso dire che io voglio visualizzare le 3 colonne su un dispositivo largo, sul dispositivo piccolino voglio renderle tutte e 3 singole, quindi che occupino tutto lo spazio a disposizione sulla singola riga, quindi praticamente che si incolonnino. Quindi vado a definire nelle opzioni delle colonne, vado a dire che lo standard width è il 100%. Facendo solo questo, io sto dicendo che la mia colonna deve sempre occupare il 100% dello spazio. L'output di questa cosa sarà che le colonne si incolonnano sempre, indipendentemente dalla dimensione del dispositivo. Quindi vedete che già qua vedo che la mia colonna va a occupare il 100% dello spazio e le altre quindi vanno a capo perché non hanno più spazio a disposizione. Siccome le altre non le ho toccate, si comportano come si comportavano prima. Però essendo 2 rispetto a 3 hanno più spazio a disposizione. Se voglio fare questo stesso comportamento anche sulle altre 2 colonne, ovviamente vado a fare la stessa modifica sulle altre 2 colonne. In questo modo andiamo in Run Mode, andiamo in Responsive, qualunque dimensione abbia il mio schermo, le colonne occupano tutta la riga e quindi si incolonnano. Anche questo non è un comportamento del tutto responsive, perché noi vorremmo fare un comportamento, un mix tra quello di prima e quello di adesso. Quindi torniamo nel Design Mode e andiamo nelle opzioni delle colonne a specificare il comportamento che si deve fare in funzione del dispositivo. Quindi abbiamo diverse taglie di dispositivi definiti: extra small, small, medium, large e extra large. Questo è abbastanza classico per la gestione del responsive. Tutti i framework di stile che gestiscono layout responsive utilizzano dei breakpoint basati su queste logiche di splittatura dei display. Ovviamente l'extra small, lo small, il medium eccetera si basano su larghezze massime di dispositivo. Quindi si parte dall'extra large, se il nostro dispositivo è maggiore di 1200 pixel viene applicata questa logica, altrimenti si passa al 1024, 720 eccetera eccetera. Se non viene definito nulla per queste tipologie di dispositivi viene usato lo standard. Se non viene definito lo standard viene usato un default, che è quello di lasciare tutte le colonne a occupare lo spazio a disposizione in modo tale che stiano tutte sulla stessa riga. Quindi nel nostro caso andiamo a dire che sull'extra large, che dovrebbe essere il caso del mio desktop, io voglio far sì che la mia colonna occupi il 33%. Vedete che si è già ridimensionata, ovviamente le altre 2 occupano il 100%, quindi qua non ci stanno e continuano a incolonnarsi. Vado a fare la stessa modifica anche sulle altre e a questo punto, se vado in Run Mode, sono tornato alle stesse condizioni di prima, con la differenza che adesso nel momento in cui rimpicciolisco lo schermo
arriva un punto, quindi sotto i 1200, che le mie colonne vanno a occupare lo spazio del 100%. Quelle sotto non le ho toccate, quindi si comportano sempre nello stesso modo. Quindi vedete che io in questo modo posso definire, man mano che rimpicciolisco lo schermo, cosa devono fare le colonne. Quindi torniamo al design, quindi vado sulle opzioni delle colonne e vado a dire che il 33% mi vale fino alla S. Quindi vado a fare così, vado a mettere il 33% alla S e per pulizia lo tolgo dalla extra large. Salviamo la pagina, andiamo in Run Mode e adesso man mano che rimpicciolisco rimangono 3 colonne finché non raggiungo il breakpoint dell'extra small e vedete che le colonne si dispongono in verticale, quindi vanno a occupare il 100%. Torniamo pure nel design, vi faccio solo vedere una cosa. La logica con cui bisogna ragionare sulle dimensioni del responsive è dal basso verso l'alto. Questo vuol dire che bisogna ragionare prima per i dispositivi piccoli e poi adattare il comportamento man mano che il dispositivo diventa più grande. Questo perché? Perché i dispositivi più grandi, se non hanno una definizione specifica, ereditano le condizioni dei dispositivi più piccoli. In questo caso io ho messo sulla S il 33%, tutto ciò che è maggiore di S, quindi di maggiore o uguale di 568 pixel, è valido anche per le dimensioni più grandi se ovviamente non sono state specificate condizioni diverse. Facciamo ancora l'ultimo esempio per vedere questo caso e quindi facciamo in modo che queste colonne, quando siamo nello small, occupino il 50%, quando siamo nel medium occupino invece il 33%. In questo modo, avendo 3 colonne, nello small ne vedrò 2 su una riga e una sull'altra perché ovviamente non ce ne stanno 3 al 50%, nel medium invece le vedo tutte e 3. Nell'extra small le vedrò di nuovo incolonnate. Quindi facciamo la modifica direttamente qua. Vedete com'è comodo l'editor YAML per fare queste modifiche, chiamiamole massive. Salviamo, Run Mode, simulazione, andiamo indietro, siamo sempre a 3, tra un po' arriveremo al breakpoint dello small. Ecco, vedete 50 e 50 e 50, ovviamente non ci stiamo e andiamo su 2 righe. Poi andiamo giù fino ad arrivare al breakpoint dell'extra small e siamo di nuovo incolonnati. Bene, detto questo, per questo video mi fermerei qui. Abbiamo visto tutto il discorso di layout responsive utilizzando la struttura righe colonne, quindi una struttura tabellare, e abbiamo cercato di capire quali sono le logiche di breaking responsive per far sì che gli oggetti si possano comportare in maniera diversa in funzione del dispositivo che le sta navigando, e questo diciamo che è il layout responsive un pochino più rigido per quanto riguarda le pagine layout, perché nei prossimi video vedremo la gestione delle celle e la gestione del blocco masonry che in automatico avranno un comportamento responsive senza che dovremmo andare noi a specificare delle logiche appunto di responsive in funzione del dispositivo. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!